Questo è iPhone 15 Pro Max, ma non ci sono tanti cambiamenti rispetto all'anno scorso. Ho visto molte persone nei commenti di diversi video dire che in questo iPhone non ci sono vere e proprie novità e che è rimasto lo stesso iPhone di 3 anni fa. Ma da parte mia e possessore di S23 Ultra posso dire che iPhone sta apportando modifiche e leggere migliorie col passare degli anni nei nuovi smartphone che producono. Un vero e proprio stravolgimento e novità nei futuri smartphone non ci sarà mai, ci saranno sempre e solo comunque delle piccole migliorie in qualsiasi genere di smartphone. Quindi, prima di iniziare questa recensione, vi dico subito che secondo me sono tutti prodotti non da acquistare un anno dietro l'altro, ma da acquistare dopo un tot di anni dal modello che si ha. Quindi, come ho fatto io col mio S23 Ultra, che prima avevo un S20 Ultra. Detto questo, parliamo di questo nuovo iPhone 15 Pro Max che sono andato a testare in giro per il mio paese, sono andato a fotografare e registrare, ma naturalmente prima parliamo delle sue caratteristiche. Ci sono fondamentalmente 4 novità che hanno aggiunto in questo iPhone 15 Pro Max. Prima parleremo delle caratteristiche e, andandole a elencare, naturalmente in mezzo ci saranno le sue 4 novità principali. Prima novità presente in questo iPhone 15 Pro Max è la scocca, che è in titanio, naturalmente solo il bordo. La quantità presente di titanio in questo iPhone 15 Pro Max è molto bassa, ma lo rende nettamente più leggero del 14 Pro Max che avevo testato in uno scorso video. La differenza in mano l'ho sentita comunque anche solo rispetto al mio S23 Ultra, quindi non è male. Naturalmente è stato un po' troppo fomentato perché comunque il titanio presente in tutto il bordo è davvero tipo 1 millimetro, quindi pochissimo, però alleggerisce nettamente questo smartphone. Novità anche di questo iPhone 15 Pro Max sono i curvi bordi dello schermo. Naturalmente secondo me, a parer mio, rende un po' lo smartphone leggermente, non dico più scivoloso, ma la presa mi sembra meno salda rispetto al 14 Pro Max, come un po' S23 Ultra che comunque non è super salda la presa. Infatti io consiglio sempre di tenere questi smartphone con una cover. L'unica pecca e secondo me problema che potrebbe persistere in questi bordi un po' più curvi, che il vetro esce davvero di 1 millimetro, quindi ho paura che al primo urto comunque si vada a spaccare il vetro o comunque a scheggiare, perché secondo me, essendo che rimane leggermente più fuori dalla scocca, si rischia subito che l'urto prenda subito il vetro, ma lì staremo a vedere. Naturalmente sta tutto anche alla persona come lo tratta. Naturalmente possiede un nuovo chip A17 Pro che gli consente più performance maggiormente nel gaming, anche se secondo me, a parer mio, se dovessi scegliere preferirei prendere una console portatile che ha prestazioni superiori ma con un terzo del prezzo, visto anche il problema di riscaldamento che ho riscontrato quando sono andato a fare fotografie e video. Ma nel giro di qualche secondo, quando usavo il ProRes e facevo tutte clip di 3 o 4 secondi, ho notato che questa parte alta qua dello smartphone tendeva velocemente a scaldarsi e mi è sembrato subito strano, perché me ne sono accorto nel metterlo in tasca che lo smartphone tendeva davvero tanto a scaldarsi in questa parte qua. Non so anche se quando andiamo a utilizzarlo al pieno del potenziale nella parte gaming se l'iPhone davvero diventa troppo caldo o no. Naturalmente con vari aggiornamenti sicuramente andranno a sistemarlo. Miglioramenti nel compartimento fotografico: camera principale da 48 megapixel che ti permette di scegliere diverse focali, quindi passiamo dall'1x, 1,2 e 1,5x, 24 mm, 28 e 35. Abbiamo il nuovo teleobiettivo 5x che corrisponde esattamente a un 120 mm come obiettivo, che ho testato. Naturalmente vi faccio vedere intanto che parlo qualche scatto. Non mi sono trovato per niente male. Sicuramente, come avevo detto nel video recensione del 14 Pro Max, avevo detto che secondo me mancava un teleobiettivo un po' più zoomato per staccare da quel 2x, perché il 14 Pro Max aveva un 3x ottico, questo invece ha un 5x, che già comunque è un ottimo balzo in avanti. Come sempre troviamo il formato RAW e il formato ProRes che sono andato a testare per vedere come lavorava maggiormente il ProRes, perché io lo amo, ammetto che lo amo, lo vorrei troppo sul mio Samsung. Ti permette di fare davvero delle modifiche di colorazioni. Se mentre parlo vi passerà il video dove faccio lo switch da il log piatto e un po' sul grigio con le modifiche che ho portato. Hanno rimosso l'ultimo pulsante meccanico e hanno inserito questo pulsante che, tenendolo premuto, ci darà la possibilità di avere diverse azioni. L'unico problema che trovo, a parer mio, è che la posizione del pulsante è un po' scomoda. Per quale motivo ve lo dico? L'ho voluto testare quando stavo andando a fare le foto per scattare al volo come facevo con S23 Ultra per attivare la fotocamera, e mi sono accorto che la posizione, essendo comunque uno smartphone molto grosso, è scomodo arrivare, cioè non ci arrivo col dito se io lo sto tenendo in mano in modo normale. Per arrivarci devo o spostare la mano in su, tengo lo smartphone in questo modo, o se no dovrei andare con
l'altra mano. Secondo me potevano spostarlo e metterlo da questo lato, così era molto più comodo da arrivare col pollice rispetto da questo lato che si fa fatica, vedete, ad arrivare col dito. Se io lo tengo così non ci arriverò mai. Col pollice, se lo mettevano qua, ci arrivavo tranquillamente. In questo nuovo pulsante ci permetterà di attivare la fotocamera, mettere in silenzioso, attivare la torcia, possiamo mettere anche la musica, comunque tantissime funzionalità, dipende sempre da quello che uno preferisce. Hanno introdotto anche loro finalmente l'attacco Type-C, naturalmente non l'hanno voluto loro, ma l'ha voluto l'Unione Europea. Grazie mille all'Unione Europea, perché almeno ci possiamo scambiare tutti i cavi, però finalmente l'hanno introdotto. Gli hanno aumentato la velocità di trasferimento dati. Io ho testato a trasferire i dati che avevo su questo iPhone per mettermeli sul PC, perché mi servono naturalmente per il prossimo video e per questo. Ci ha messo comunque tanto, perché avevo un 50 file, quindi tra foto e video, non troppo pesanti, sarà 1-2 giga, e comunque ci ho messo sui 15 o 20 minuti. Memoria RAM aumentata fino a 8 giga e memoria disponibile da 256, 512 e 1 terabyte. Batteria da 4422 mAh. Gli hanno aggiunto la possibilità di ricaricare un altro dispositivo attraverso il cavo, così da poter appunto ricaricare qualsiasi dispositivo vogliate, che siano le cuffie, che sia un altro smartphone, attraverso solo il cavo. È un peccato secondo me che non hanno ancora messo la ricarica come per esempio su Samsung, dove si va ad appoggiare l'oggetto sopra lo smartphone. Ragazzi, mentre stavo editando mi sono accorto che purtroppo, non chiedetemi motivazione, come vedete stavo editando, il video non ha più l'audio. Io stavo parlando e mi sono accorto che è completamente bloccato, inesistente una parte di audio dove stavo parlando della ricarica e poi delle mie conclusioni sulla parte di foto e video. Continuiamo la parte di cui stavo parlando prima in questa registrazione qua. Comunque stavo dicendo che è un peccato che non abbiano potenziato la ricarica di registrazione fino a 35 watt, ma hanno mantenuto una 25 watt. Potevano fare quello sforzo in più comunque per migliorare la velocità di ricarica, visto che comunque mantenendola così lo smartphone si ricarica in un'ora e mezza. Parliamo un attimo delle considerazioni sulla parte foto e video. Secondo me questo smartphone ha lavorato molto bene. Ho fatto dei test con 1x, 2x, 5x, le vedremo meglio quando andremo a fare la comparazione con S23 Ultra, ma comunque ve li ho mostrati prima, ve li mostro anche adesso, per esempio l'1x, il 2x, il 5x nuovo che hanno implementato in questo smartphone. Ho fatto qualche modalità ritratto anche per vedere se avessero migliorato un pochino la qualità dei ritratti, e secondo me un po' l'hanno migliorata rispetto alla 14 Pro Max. Abbiamo testato qualche modalità video, la stabilizzazione che comunque su iPhone è sempre incredibile, lavora benissimo, come vedete non ci sono movimenti bruschi, è tutto fluido, tutto perfetto. Abbiamo provato la registrazione in log, come vi ho detto, registra molto bene. Poi ho provato la modalità cinema e lì ho riscontrato un problema che vedremo meglio quando faremo la comparazione con S23 Ultra, ma vi mostro subito che quando dovevo mettere a fuoco ho avuto dei problemi nella modalità cinema, appunto nei particolari un po' più piccoli. Non capisco motivazione, mentre parlo ve lo faccio vedere, ma non riuscivo, allontanandomi, avvicinandomi, a mettere a fuoco come si deve questo soggetto, e non capivo se la motivazione era perché il soggetto era troppo piccolo, però non riuscivo a metterlo a fuoco, a differenza di S23 Ultra che senza problemi riusciva tranquillamente a mettere a fuoco senza crearmi appunto nessun problema. Ci ho provato e riprovato, però non riuscivo. Fatemi sapere anche sotto nei commenti se magari sbagliavo io qualcosa, o comunque è un problema della modalità cinema, perché sarebbe un peccato che abbia questi problemi, perché comunque è molto bella quella modalità cinema, anche se io non la utilizzerei più di tanto. Consiglio questo smartphone per chi volesse acquistare uno smartphone appunto per fotografare e registrare abbastanza in modo professionale, maggiormente per questa modalità ProRes, e quindi ve lo consiglio altamente, perché comunque vi dà la possibilità di avere diverse modalità, diverse ottiche eccetera. Naturalmente la memoria che vi consiglio è almeno di 512 giga, perché la registrazione ProRes occupa davvero tantissimo, quindi non sotto i 512 giga. 256 giga se non si è persone che registrano tanto in ProRes, quindi registrazioni normali. Se no, se non si vuole né registrare troppo né fotografare e avere tutti questi obiettivi, l'iPhone 15 normale va benissimo, lavora benissimo. Vi lascio sotto in descrizione naturalmente tutti e tre i tipi di iPhone, vedete voi quale potrebbe interessarvi di più, così guardate anche le caratteristiche, e fatemi sapere nei commenti se secondo voi ha lavorato bene. E vi aggiungo che domenica prossima uscirà la comparazione tra S23 Ultra e iPhone 15 Pro Max, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e ci vediamo domenica prossima.